Vincere una finale con la Mini in pezzi. Lo so che può sembrare incredibile, ma nelle gare di Mini 4VD può succedere anche questo, e può succedere proprio nel momento in cui tutto sembra essere perduto. Oggi non vi porterò in uno di quei mondi incantati dove il coraggio vince sempre e le favole insegnano a non arrendersi, no. Oggi vi racconterò qualcosa di reale. Vi racconterò la storia di Fabio, di come lui e la sua Mini non hanno mollato fino alla fine e di come la loro perseveranza è stata ripagata. Benvenuti nel primo episodio di Mini Storie. 26 aprile 2025. Ci troviamo da Toys in Fabula in occasione della terza tappa del campionato on the road organizzato da Alessandro Ghilardi. Tra l'altro, ve lo ricordate Alessandro Ghilardi, detto anche Sghillo? Lo avete conosciuto nei primissimi 2 video di questo canale, quindi se non li avete visti andateveli a recuperare. La pista è, come al solito da Toys in Fabula, particolarmente intricata, un serpentone di sali e scendi con lunghi rientri dopo i salti che permettono quindi di viaggiare a velocità molto più elevate, ma con un pezzo custom montato verso la fine del tracciato che ha messo particolarmente in difficoltà tutti i partecipanti. Io mi presento con un MA appena montato, opto per un damper a martello posteriore che mi gasa da paura, ma già dalle prove iniziano i problemi. Il martello si stacca in continuazione, anche senza uscire di pista. Senza alternative valide sul momento mi vedo costretto a ripiegare su un montaggio standard, che però non dà i risultati sperati, e da quel momento in poi è la fine. Per tutte le prove e per tutte le qualifiche il riassunto è 99,999. Oddio, a dire il vero un tempo l'avrei anche chiuso, ma è stato talmente imbarazzante che sarebbe stato quasi meglio non farlo proprio e arrivare completamente ultimo. Infatti, grazie a quel tempo mi qualifico in 51esima posizione su 57. Ma bando alle ciance, le qualifiche sono finite ed è già il momento della finale. E sarà una finale incredibile, pazzesca, fino all'ultimo giro, fino all'ultimo no, niente di tutto questo. La Mini di Nicco, che in realtà si era qualificata in un'ottima seconda posizione, purtroppo si fa prendere dall'emozione e non riesce a portare a termine nessuna delle 3 manche della finale. Al contrario, invece, Gabriele conferma la sua eccellente qualifica. Infatti, nelle prime 2 manche riesce a passare per primo al traguardo, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria della gara. Ormai in terza manche gli basta solo raggiungere il traguardo per vincere. E lo fa. Gabriele vince la gara, seguito dalla Mini giallo fluo di Luigi, in terza posizione ovviamente Nicco, e stabilisce pure il miglior giro della giornata. Chapeau! E forse alcuni di voi in questo momento si staranno facendo in particolare 2 domande. Cominciamo rispondendo alla prima, quella che potrebbe farsi qualcuno che non ha mai partecipato ad una gara di Mini 4VD. Ma Gabriele per vincere non doveva forse vincere tutte e 3 le manche una dopo l'altra? Per quale motivo ho detto che in terza manche gli bastava solo raggiungere il traguardo per ottenere la vittoria? Beh, la risposta è no, non era necessario vincere tutte e 3 le manche, e per riuscire a far capire bene questo punto è necessario fermarci un attimo per spiegare brevemente, per non annoiare chi già sa, come funziona una finale nel mondo Mini 4VD. Una finale si svolge su 3 manche giocate consecutivamente una dopo l'altra, e al termine di ognuna di queste 3 manche viene assegnato un punteggio ad ogni racer in base alla posizione di arrivo. 4 punti al primo, 2 al secondo, 1 punto al terzo e infine 0 punti qualora non si riuscisse a portare la Mini al traguardo. Inoltre la finale si gioca sempre in regime di parco chiuso. Cosa significa questo? Essenzialmente 2 cose. La prima è che non è possibile effettuare una modifica nell'assetto della Mini 4VD tra una manche e l'altra. La seconda, che è quella cosa che perplime un po' di più lo stato d'animo di ogni racer, è il fatto che non si può nemmeno ricaricare le batterie tra una manche e l'altra. Come dicevo all'inizio, queste 3 manche devono essere giocate consecutivamente una dopo l'altra. Al termine di queste 3 manche, il racer che avrà il punteggio più alto avrà vinto. Ecco perché dicevo che a Gabriele bastava soltanto arrivare al traguardo.
Nelle prime 2 manche è arrivato primo e ha totalizzato 8 punti. Il suo diretto inseguitore Luigi con la mini giallo fluo ne aveva soltanto 4 e quindi anche solo raggiungendo il traguardo in terza posizione nella terza manche, Gabriele avrebbe guadagnato quel punto che gli bastava per potersi assicurare matematicamente di aver vinto. E adesso arriviamo alla seconda fatidica domanda di questo video. E Fabio? Se siete stati attenti a inizio video non ho detto vincere la finale, ma ho detto vincere una finale. Sì, perché mica ne è stata giocata una sola di finale, se ne sono giocate 2 e vi chiederete quindi a questo punto di quale altra finale si tratti. Quest'altra finale è quella che in gergo viene chiamata la finalina, cioè quella che serve per indicare chi ha raggiunto il quarto, il quinto e il sesto posto. Certo, a livello di importanza è inferiore rispetto alla finale che viene giocata per le posizioni sul podio, ma la realtà dei fatti è che si tratta comunque di una finale e che viene giocata esattamente con le stesse regole e allo stesso modo della finale per il podio, quindi di finale si tratta. E se solo penso a quello che vi sto per raccontare, spettacolo! Fabio si qualifica per un pelo al sesto posto, tanto quanto gli bastava per riuscire ad accedere alla finalina. Ora, quando dico per un pelo, intendo che si è qualificato per mezzo secondo, 5 decimi di secondo, ma non sul miglior tempo. Attenzione, sulla somma dei 2 migliori tempi. E secondo voi, quando li ha registrati questi 2 tempi? Ebbene, Fabio durante tutte e 6 le manche di qualifica ha registrato solo 2 tempi e li ha registrati alla quarta e all'ultima manche. Ma se pensate che questo sia il miracolo del video, non avete ancora visto niente. Capirete bene anche voi che se proviamo ad immedesimarci in Fabio e quindi ad accedere alla finalina all'ultimo tempo disponibile e all'ultimo posto disponibile, da quel momento in poi si può soltanto migliorare, non c'è nulla da perdere. Vero? Parte la prima manche della finalina. Joselle vola quasi subito fuori di pista, Luigi si incastra e contro ogni pronostico Fabio è in prima posizione con un vantaggio enorme. I salti sono a dir poco perfetti e termina inaspettatamente la prima manche in testa alla finalina. Fabio 4, Luigi 2, Joselle 0. In seconda manche la mini di Fabio parte come un tappo di spumante, prende un enorme vantaggio e sembra inarrestabile, ma il fato ha altro in serbo per lui. All'ultimo salto la mini vola fuori, impatta fortissimo contro la barriera, rientra in pista e in maniera del tutto involontaria colpisce anche la mini di Joselle, che si gira e deve essere recuperata. Che sfortuna per Joselle, nel punto sbagliato della pista e al momento sbagliato. Ma queste sono le gare. Luigi termina in solitaria la seconda manche. Fabio 4, Luigi 6, Joselle 0. Ci siamo! Finalmente tutto si deciderà all'ultima manche! Fabio tiene in mano la sua mini. Sa che l'impatto è stato molto forte e quindi la controlla con attenzione. Qualcosa non va. Qualcosa si muove. Qualcosa che non dovrebbe muoversi. Boccola della ruota posteriore destra scoppiata. È finita. Il giudice è chiaro, siamo in regime di parco chiuso e quindi non può far riparare la mini in quel momento. E così la mini mica può correre, no? Dal pubblico si innalza quello che è praticamente un coro unanime. Tutti pensano e tutti dicono la stessa cosa. Fabio, mettila giù, eri sesto, sei arrivato per un pelo in finalina, hai già dei punti a disposizione, cosa ne sai che magari resti dentro e forse riesci anche solo a strappare un quinto posto? È ovvio, no? Forse no. Forse non è così ovvio. Fabio non se la sente di metterla giù. E ragionando a mente fredda
penso di capire oggi, almeno in piccola parte, penso di capire cosa potesse passargli per la mente in quel momento. Lo sconforto di aver visto per un attimo la vittoria che è tra le tue mani e che ti sfugge. La consapevolezza di avere delle responsabilità per aver involontariamente urtato qualcun altro. La rottura imprevedibile di un componente di solito affidabile. Le regole inflessibili che ti impediscono di rimediare. Io lo so Fabio. Io so quello che senti. Forse lo so fin troppo bene. E credimi, anche se nel pubblico la mia voce si confonde nell'incitarti a mettere in pista quella mini, dentro di me sento che il messaggio ha un peso diverso, ha un'urgenza più profonda. Mettila giù, Fabio. Vai tu dove io non sto riuscendo più ad arrivare. Fallo per te e fallo un po' anche per me. Mettila giù, Fabio. Mettila giù. Il semaforo si accende, parte la terza manche e Fabio la mette giù. La mini di Fabio parte alla grande, ma dopo la seconda slope perde trazione. Joselle recupera ed è un testa a testa tra Fabio e Joselle, ma ancora per poco. La mini di Joselle inspiegabilmente non sta dentro all'ultimo salto e Fabio si ritrova primo con un enorme vantaggio sulla seconda mini di Luigi, ormai logorata a livello di batterie. Nonostante qualche piccola indecisione, la mini di Fabio non molla e taglia incredibilmente il traguardo in prima posizione. Non ci crede nemmeno lui. Ma non è ancora finita. Fabio 8, Luigi 8. È l'atto finale di questa incredibile sfida. Dopo la partenza, ancora una volta la mini di Fabio si incaglia dopo la seconda slope e perde trazione, così Luigi lo recupera e lo passa. Ma la mini di Fabio ne ha di più e lo si vede. Recupera subito e già poco dopo l'inizio del secondo giro si riporta in prima posizione e da quel momento non la molla più. Ancora 3 salti. Ancora 2. Ancora 1. Sipario.